No vabbè, fantastica. Comunque quando dicevo bici all-round eccetera, tutte cazzate. Ecco. Bisogna prendere una di queste. Rigida, bella. Cioè dà proprio tanta soddisfazione. È favolosa. È una scheggia. Allora, oggi test Skoda Addict RC e diretto confronto con l'Addict normale. Il modello che proviamo è l'Addict 10. Il giro di oggi ho organizzato dal team Assault con la collaborazione di Scott che ci ha messo a disposizione tutti i modelli. E doppio test anche con la foil. Com'è Davide? Ti dà qualcosa di più. È rigidino. Allora, allestimento della 10. Cambio Shimano Ultegra, manubrio integrato, ruote carbonio da 40. Allora, tanto più che un test tecnico, questo qua è un test di sensazioni. Quindi da 6 mesi sto provando la nuova Addict e quindi capire un po' bene qual è la sensazione su una bici un po' più rigida. Allora, quello che colpisce così a brucio è tanto più rigida, è tanto più reattiva. Allora, mi spiace non aver provato il modello montato SRAM, anche per provare qualcosa di proprio diverso, però da una parte è meglio così, almeno sono due allestimenti molto simili alla mia Addict, quindi dovrei notare a maggior ragione le differenze. Ho messo le stesse misure che ho sulla mia Addict, però non so perché mi sento più a mio agio in questa posizione un po' più distesa. Allora, colore, ma in foto pensavo peggio, in realtà dal vivo rende un po' diverso da quello che di solito uso. E qui ci alziamo un po'. No vabbè, fantastica. Io Superga, sempre tanta roba. Perché tu hai 28. Ho 28 e sono gonfiati di più. Questo qua è già un 30. O un 30 o un 32. Ma no, penso sia un 30, sai. Comunque la ruota fa tanto, Allora, nel veloce la differenza la senti tutta. Rispetto all'Addict è come se avessi il baricentro più spostato in avanti, di conseguenza sento di avere più controllo sulla manovra. Sto andando un po' alla cieca perché non ho il Garmin montato davanti, quindi non so velocità, non so potenza, quindi è veramente un test a sensazione e basta. Allora, come dicevo, l'allestimento è Ultegra, ruota in carbonio di Syncros da 40 mm, manubrio integrato che è favoloso. In taglia S stretto direi un 38 cm a occhio, non mi sono studiato la scheda prima, sincero. Allora, dove ti avvantaggia tanto nei rilanci, comunque rilancia che è un piacere. C'è un telaio così, rigido il giusto, con un pneumatico da 30, secondo me è una bici con cui fai tutto, perché non è scomoda. Sicuramente con una ruota da 28, con una pressione di gonfiaggio maggiore, gli dà ancora più rigidità, e questo è un compromesso secondo me più che giusto, azzeccatissimo. Tanto qui vediamo Davide che prova la foil. Qui dopo cercherò di dare anche qualche impressione. Poi mi piacerebbe anche provarlo con una ruota ad alto profilo, 50 o più, e vedere quanto spinge in pianura. È favolosa, è una scheggia. Allora, secondo me gli ingegneri di Scott sono riusciti a fare una bici veramente equilibrata, è rigida quando serve, però si guida proprio bene. Piace un sacco ragazzi, non lo so, devo prendere un po' di decisioni mi sa nei prossimi giorni. Cioè una bici sento come fosse sempre stata la mia, cioè mi sento proprio a mio agio. Ripeto, vengo comunque da 6 mesi di uso di una Skoda Addict
un modello un po' più endurance, più comodo. Stupenda. Rilanciamo nel falso piano, ma cioè ti invoglia proprio, dà proprio tanta soddisfazione. Davide dice, se la carico in macchina e la porto via se ne accorgono? Sì. Peccato. Madonna, è stupenda. 200 metri di dislivello, pagliaccio. Ah, non lo so, beh, ho supposto, ecco, più o meno. Dice che sono di più. Vabbè, ma abbiamo le bici giuste, non ti preoccupare. Com'è la bici giusta? Comunque, quando dicevo, bici all-round, eccetera, tutte cazzate. Ecco. Bisogna prendere una di queste. Rigida, bella. Esatto. Ok, questo per finire la prima parte del test. E poi prendiamo la Scott Addict. Allora, comunque, l'Addict, cambiate le gomme, tolte le 34 a favore delle 30, comunque si difende sia in reattività che scorrevolezza. Io sto facendo la prova dopo aver girato con l'Addict RC sempre sulle stesse strade e sì, la differenza si sente, ecco. Comunque con qualche aggiustamento le cose migliorano. Allora, la lascio veramente a malincuore questa RC, davvero. Il guidato veloce è veramente precisa. Segmento in curva favoloso. Rilanci, ve l'ho già detto. Vabbè, assolutamente da promuovere. Allora, c'è tanta rigidità torsionale, ti alzi in piedi, spingi sui pedali, spingi a destra, la bici... Questa sulla foil. Sì, assolutamente, è proprio un tutt'uno. Ah, sì. Come direbbe Frank, se chiedi famoso. ti dà di più. No, vabbè, ma clamoroso comunque. Sì, Sì. tutto quello che pensavo sulla endurance Niente. va a puttane. Esatto. Tanto, Quindi la bici definitiva. se posso dire, si prende una bici racing, Esatto. copertoni 30-32 sei a posto.